Ciao a tutti. Vorrei precisare che i termini inglesi coming out e outing vengono quasi sempre confusi tra loro, nonostante siano espressioni utilizzate per svelare la propria identità di genere o il proprio orientamento sessuale. Ciò che cambia è l'intenzione o meno di rivelare la propria formazione identitaria. Mi spiego meglio. Il coming out è una scelta consapevole e calcolata per rendere pubblica la propria identità di genere o il proprio orientamento sessuale. Mentre il termine outing significa rendere pubblica l'identità di genere o l'orientamento sessuale di una persona che in realtà vorrebbe mantenerlo segreto. Ma tornando al Narciso, scopriamo in quali situazioni e in quali modi riesce a fare il coming out. Alcune volte il narcisista riesce a fare coming out, ma lo fa in maniera ironica e compiacendosi di essere un povero narciso, oppure rivelandosi con pochi amici fidati. Può capitare che ci sia il desiderio di fare coming out in maniera diretta o indiretta, per essere finalmente scoperto, come se tale condizione sia oramai diventata un peso. Tuttavia può anche accadere che il narciso faccia coming out per sentirsi in un certo senso alla moda, dato che negli ultimi anni non si fa altro che parlare di questi soggetti con disturbo di matrice narcisistica. Coming out lo può fare anche durante un forte crollo narcisistico, avvenuto dopo essere stato smascherato, dove ad un certo punto è costretto a guardarsi allo specchio rendendosi conto del suo vuoto interiore. Ma nel momento in cui il narcisista subisce l'outing, si infuria oppure ne va fiero e reagisce in questo modo. Può sfruttare tale situazione per fare del vittimismo o per riavvicinarsi alla sua ex, oppure per essere venerato, oppure per perdere il senso di responsabilità. Essendo convinto che tutti ne parlano e tutti ne hanno timore, allora è ben felice di essere calcolato un narciso, al punto di convincersi ad avere una qualità fuori dal comune, tanto da provare sensazioni fantastiche, le quali gli daranno la percezione di essere una persona diversa, straordinaria, speciale e unica. Il narcisista è una persona che trascorre la sua vita in compagnia del suo disturbo mentale, armato fino ai denti di arroganza, di rabbia, di permalosità e di un senso di vendetta che va oltre la comprensione umana. Sempre pieno di sé, in lotta contro tutto e tutti, per garantirsi il primo posto nel mondo. Ma in realtà è solo un soggetto vulnerabile, insicuro, fragile e fallito. Non ha una propria personalità, non sa nemmeno lui qual è il suo ruolo nella vita. Quando al narciso cadrà la maschera, tu non lo riconoscerai, ma toccherà soltanto a te ammettere a te stessa con tanto coraggio che ciò che stai osservando non ha nulla a che vedere con l'essere umano. Diventare consapevoli è il primo passo fondamentale per allontanarsi da questi individui con disturbo di personalità narcisistica. Lavora sulla tua autostima e cambia i tuoi modi di vedere le persone e tutte le situazioni che la vita ti propone. Non girarti mai indietro, continua a correre ed entra senza esitazioni in quel tunnel che ti condurrà alla luce. Puoi farcela perché sei unica e speciale. E tu sei mai stata testimone di un coming out o di un outing di qualche narcisista? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.